Allora, diciamo che vogliamo realizzare questo ciondolo con il sub D. Innanzitutto andiamo sui comandi linea e andiamo a tracciare delle linee, diciamo, che rappresenteranno la struttura del nostro sub D. Le traccio più o meno in questa, diciamo, con più o meno questo interasse. Cioè non devono essere né troppo vicine né troppo lontane. Qui facciamo un unico grosso elemento. Ok, quindi questa è la struttura iniziale. Ora facciamo una polilinea che unisce tutti questi bordi. Qui ci interrompiamo e continuiamo dall'altra parte. Ci spostiamo da quest'altra parte e continuiamo ancora da quest'altra parte. Così. Qui in corrispondenza di questo foro dobbiamo creare un'altra suddivisione, però dobbiamo purtroppo arrivare fino in fondo, quindi non ci possiamo fermare, diciamo, nel punto dove c'è il foro. Questo perché comunque dobbiamo, nei limiti del possibile, dobbiamo rispettare la continuità dei vari poligoni. Poi sempre, diciamo, per far venire bene la forma, bisogna comunque ehm, fare in modo che le facce siano sempre 4. Quindi seleziono questo e vado ad esplodere. Ora gli unici elementi che non sono esplosi sono questi qui. Quindi vado sul comando suddividi, seleziono questi segmenti che sono ancora interi e li suddivido rispetto a questi segmenti qui. Ok, dobbiamo verificare che ogni lato deve essere singolo. Poi seleziono tutto, vado nelle mesh e vado su crea una mesh da 3 punti, mi metto di nuovo in modalità ombreggiata, la seleziono, trascino verso, no, prima di trascinare verso l'alto devo fare prima converti in sub D, gli dico di cancellare l'input e premo invio, invio. Vado a cancellare tutte le linee, oppure le potrei anche nascondere, diciamo nel caso in cui non sono sicuro che la forma che voglio creare sia questa. Poi vado a selezionare e tiro
prendendo per la pallina questo elemento e quindi si va a specchiare in questo modo. Vado in una vista davanti, vado sul comando rifletti sub D, faccio una linea su due lati. Quando mi chiede il lato da mantenere, io clicco sulla parte superiore e qui ottengo, diciamo, questo elemento. Decido ad esempio di mettere qui l'anellino, quindi vado sul comando standard, vado sul comando ellisse e vado a creare un'ellisse più o meno proporzionato, diciamo, come dimensioni a questo ciondolo. Lo vado a ruotare di 90 gradi e in una vista destra lo metto più o meno diritto. Lo ruoto anche in una vista dall'alto, lo posiziono qui e poi lo vado a copiare, così un pochino più spostato, lo seleziono e lo ruoto leggermente da questo lato qui. Magari li avvicino leggermente. Poi con questi due elementi vado sul comando loft, clicco su queste due linee, lui mi crea un sub D, attivo regola segmenti di forma per farli avvicinare a questo elemento, poi vado su offset, do un offset verso l'alto, facciamo di 0,2, invio, ottengo questo risultato, faccio un doppio clic, cancello la curva che mi dà fastidio, faccio un doppio clic su questo bordo, un doppio clic tenendo sempre Shift e Ctrl premuti e clicco qui e creo, diciamo, questa unione. Qui vado a cancellare anche di qua il segmento e sempre doppio clic, unione. Poi vado su queste due facce e le vado a cancellare e vado a vedere qui quanti lati ho. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Devo fare in modo di avere 6 lati anche da quest'altra parte. Allontano leggermente queste due parti, quindi è molto importante che i bordi numericamente, diciamo, corrispondano. Vado a selezionare questo elemento e con il comando scala lo scalo leggermente. Poi sempre con un doppio clic, vado sul comando unisci, viene creata l'unione. Poi lo seleziono, vado nei materiali, vado qui, aggiungo un nuovo materiale metallo, prendo ad esempio l'ottone, confermo con OK e se mi metto in modalità renderizzata, questo qua è l'oggetto ottenuto.